Ciao, bentornati su Rifugio Perfetto. Oggi vi vorrei dare qualche suggerimento sui passi da seguire quando vogliamo riorganizzare alcune stanze della casa o anche l'intera casa se ci siamo trasferiti da poco. Usiamo un raccoglitore apposito che chiameremo Progetti Casa, lo so, molto originale. L'ideale sarebbe proprio uno di questo tipo, così ad anelli, in modo da poter aggiungere fogli divisori e buste in plastica, che lasceremo in un posto facilmente accessibile. Quando decidiamo di riorganizzare la stanza, stabiliamo le funzioni principali che verranno svolte in quella stanza. Ad esempio, la camera dei bambini può essere adatta, oltre che per dormire e giocare, anche per studiare. Il soggiorno, per guardare la televisione, giocare e leggere. La cucina, oltre che per cucinare e mangiare, anche per fare i compiti con i bambini. L'ideale sarebbe cercare di assegnare non più di 2 o 3 funzioni, ma questo dipende ovviamente, oltre che dalle esigenze personali, anche dal numero di stanze, perché più stanze ci sono in una casa, meno funzioni potremo attribuire alla stanza, mentre se viviamo in un monolocale ovviamente dovremo fare tutto in un'unica stanza. Chissà perché, ma quando immaginiamo la nostra casa ci sembra sempre più grande di quello che è in realtà. Quindi, per evitare di fare degli acquisti sbagliati, prendiamo bene le misure. Esistono anche diverse applicazioni dello smartphone, ma la cosa migliore è munirsi di un metro, carta e penna. Partiamo da un angolo della stanza e prendiamo delle misure parziali, degli elementi fissi, ad esempio dalla porta alla finestra o dalla finestra al radiatore. Prendiamo anche l'altezza delle porte e finestre. Per capire invece come potrebbe starci un mobile, possiamo ritagliare dei cartoni con le misure del mobile che vorremmo acquistare e facciamo le prove per vedere lo spazio che occuperebbe nella stanza. Se la stanza ha una forma regolare, possiamo fare anche un semplice calcolo dei metri quadri moltiplicando la lunghezza per la larghezza. Dobbiamo tenere conto dei nostri desideri e dei nostri bisogni per sentirci completamente a nostro agio, quindi facciamoci ispirare dalle infinite immagini che troviamo su internet, sfogliamo delle riviste di arredamento, ritagliamo, stampiamo tutti gli elementi che ci piacciono, che vorremmo replicare nella nostra stanza, così potremo cercare qualcosa di simile quando andremo a fare shopping. Stabiliamo il limite massimo di spesa totale in base alle nostre possibilità finanziarie. Questo ci eviterà a metà del progetto di fermarci perché abbiamo finito i soldi e stabiliamo le priorità. Per capire da che cosa iniziare non c'è un modo giusto o sbagliato per farlo. Può essere la stanza maggiormente utilizzata oppure la stanza messa peggio. Sta a noi decidere in base a ciò che è più importante in questo momento. Teniamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno perché la stanza sia perfettamente funzionale in base alle necessità che abbiamo individuato. In questo modo potremo decidere se acquistare dei mobili o solo alcuni accessori oppure costruirli col fai da te. Facciamo una stima dei costi per verificare di non sforare il budget. Se si tratta di scegliere da un catalogo o individuare i costi sarà facile, ma se si tratta di servizi allora dovremo chiedere qualche preventivo. Infine stabiliamo i tempi necessari per fare il lavoro, facendo coincidere le esigenze familiari con la durata dei lavori. Possiamo decidere di dedicare un giorno intero o un fine settimana, cerchiamo però di essere realistici. Aggiungiamo sempre un 30% di tempo in più per gli imprevisti, perché ahimè ci sono sempre. Se hai dei bambini piccoli, inizia a spargere la voce tra gli amici e parenti su chi si offrirà volontario per fare da babysitter. Andiamo a sentire. Ciao cara, come stai? Bene, bene, grazie. Ti volevo chiedere una cortesia. Saresti disponibile il prossimo fine settimana per tenere Attila il piccolo Torquemada? Pronto? 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 Nell'info box troverete il link di una scheda da stampare e utilizzare ogni volta che vorrete riorganizzare in modo più funzionale qualche stanza. Stampatene alcune copie e lasciatele a disposizione nel raccoglitore. Come sempre lasciatemi i vostri commenti e domande sotto al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mandatemi anche un'email all'indirizzo rifugioperfetto@gmail.com e noi ci vediamo alla prossima settimana. Un bacio!